Se state cercando un robot tosaerba con un sistema a divisione all'avanguardia che gli permetta di evitare ostacoli ma anche animali, con un range di taglio altissimo da 3 a 10 cm e che abbia anche il disco di taglio estensibile fino a 5 cm dal bordo, allora questo Muva LightDAX Ultra potrebbe essere il device che stavate aspettando. Tra l'altro Modric è anche brand ambassador di Muva, per cui massima affidabilità, ma tornando al nostro robottino è disponibile in 5 versioni: 800, 1000, 1200, 1600 e 2000. Nella recensione di oggi abbiamo la versione 2000, quella con la capacità di taglio maggiore. Indicativamente la sigla a numero che viene aggiunta, infatti sono i metri quadri che è in grado di tagliare. Però se avete un giardino più piccolino potete risparmiare acquistando la versione 800. Per darvi un range di prezzo, la versione 800 parte intorno ai 900 euro, invece la versione premium 2000 intorno ai 1600 euro. Ho apprezzato tantissimo questa varietà di catalogo, così potrete acquistare il modello del LightDAX Ultra più adatto alle esigenze del vostro giardino. Non necessita dell'antenna RTK, anche perché Muva ha già molta esperienza sulla navigazione LiDAR e sul sistema di navigazione RGB, e quindi ha riportato tutta l'esperienza guadagnata in anni di sviluppo dei robot pulitori da casa all'interno di questo robot tosaerba. E mi raccomando, se alla fine del video trovate questo robot interessante e idoneo al vostro giardino, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Questi che vedete sono i due connettori di ricarica, mentre qui sopra abbiamo la torretina LiDAR utile per l'orientamento e la mappatura. Qua davanti invece abbiamo anche la telecamera RGB. Qui abbiamo il tasto d'emergenza, due super ruote tassellate che gli permettono di avere un ottimo grip per le salite, infatti riesce a sostenere pendenze fino al 45%. Nella parte posteriore c'è il sensore della pioggia che dopo andremo a testare. Questo è il sistema di controllo e il controllo avviene tramite questa comodissima manopola e vedrete le impostazioni direttamente sul display. L'accensione e lo spegnimento, la messa in pausa, il ritorno alla casetta e il tasto back per le impostazioni. Abbiamo un disco di taglio a 3 lame, guardate il range che vi dicevo prima da 3 a 10 cm e oltre ad allungarsi verso il basso si sposta anche lateralmente per avvicinarsi ai margini del giardino. Questo è il pacco batterie messo esattamente in questa posizione per dare anche più stabilità durante le salite. Nella parte inferiore troviamo lo slot per l'AirTag e le due ruote omnidirezionali. La sua installazione è semplicissima, un po' come tutti i modelli senza l'antenna RTK. Vi basterà semplicemente appoggiare la base di ricarica e collegare l'alimentatore alla presa della corrente. La dotazione non è affatto male, all'interno della confezione troverete questo bellissimo tappo di protezione per la torretina LiDAR, vi consiglio di appoggiarglielo sopra nei momenti di non utilizzo. Sono presenti anche le viti e il cacciavite per installare la base sopra il prato, ma il vantaggio dei modelli LiDAR è che potete posizionare la base anche al di fuori del giardino, per cui se avete una tettoia oppure un giardino molto piantumato non sarà assolutamente un problema per questo modello. Ovviamente la soglia non deve essere superiore di 4 cm, che è il massimo che questo robottino riesce a superare. Altro accessorio che ho trovato molto simpatico e interessante è questa spazzolina che va installata sopra alla base di ricarica, che pulisce in tutti i rientri del robottino la torretta LiDAR. E ultimo ma non per importanza, all'interno del box vi vengono fornite anche 9 lame aggiuntive, in pratica 3 ricambi, dato che il disco rotante funziona con 3 lame. Ora ci chiede di portarlo in un punto preciso a circa 10 cm dal bordo per impostare il punto di partenza. Lo potete guidare come se fosse una macchinina telecomandata. Direi di portarlo nell'angolo sud della mia abitazione per poi procedere con la mappatura.
mappatura. Guardate come sta andando da solo, infatti non sto utilizzando il cellulare, ha riconosciuto perfettamente il marciapiede ed è una funzione molto utile che vi permette di non avere lo sbatto della mappatura durante l'utilizzo, e se ci dovesse essere qualsiasi problema la potete interrompere direttamente dal cellulare o anche correggere tramite i pulsanti direzionali. E ora è iniziato il taglio, lo andiamo a seguire con la telecamera. Guardate come rispetta il confine che ho delimitato, perché infatti in questa zona non ho ancora piantato l'erba, si è fermato esattamente nel punto corretto. Adoro tantissimo il LED blu durante il funzionamento, che gli permette di essere visibile anche nelle ore notturne, e sentite da vicino quanto è silenzioso, uno dei robot più silenziosi che ho recensito. Tengo la telecamera vicinissimo per farvi sentire il sound al 100%, perfetta per non spaventare gli animali o anche farlo funzionare durante le ore notturne. Guardate già questa zona in cui è passato com'è bella rasata. Ovviamente se lo acquisterete vi consiglio di farlo andare magari una volta a settimana, così da tenere sempre l'erba con un'altezza inferiore ai 10 cm. Beccatevi questa inquadratura in prima persona nella zona di taglio. Avete visto come sta tagliando le margherite, e questo LiDAR rileva durante la mappatura fino a 70 metri ed ecco che si sta avvicinando al nostro cariolino. Guardate come l'ha visto, non l'ha toccato minimamente, si è girato e adesso mi voglio mettere anch'io come ostacolo, vediamo se mi riconosce. È arrivato fino a 10 cm dalle mie scarpe, tornando indietro in sicurezza. Vi faccio vedere anche una simpatica funzione, ossia la funzione foto degli ostacoli. Appena incontra un ostacolo scatta una foto e la manda direttamente al cellulare. Ovviamente mi ha oscurato per l'impostazione per le persone, ma qua vedete anche il cariolino che ha evitato precedentemente, così vedrete anche se non sarete fuori casa gli ostacoli che ha incontrato durante il taglio. E se avete un giardino molto grande lo potete anche utilizzare per andare a scovare il vostro animale di casa. E ora vediamo se riesce a rilevare la sedia, ostacolo che è molto più ostico di quello che sembra, perché altri robottini che ho recensito tramite la navigazione LiDAR non vedevano l'ostacolo perché andavano direttamente in mezzo alla sedia, anche perché io passerei ore a guardare i robot toserba che tagliano il giardino. Qua ho messo una piantina molto piccola, guardate, è un vaso che è meno grande della mia mano. Ho scelto proprio un vasetto piccolo per vedere se lo riesce a riconoscere lo stesso. Come larghezza di taglio siamo a 20 cm e ora sta per andarci contro, vediamo, e l'ha riconosciuto, per cui se riesce a riconoscere un vasetto di queste dimensioni potete stare tranquilli con tutte le piante del vostro giardino. Potete anche impostare delle zone non di taglio, cosa che ho fatto io perché ho impostato quell'area del tombino come zona off limit per quanto riguarda la rasatura. Guardate come sta rasando perfettamente le margherite, non teme neanche l'erba più alta, e guardate anche come riesce a salire senza difficoltà nonostante il mio giardino abbia una pendenza di circa il 20%, ed è anche in grado di superare buche, sassi, ostacoli con un'altezza fino a 4 cm. Vediamo se riconosce la zona che ho impostato come off limits. Ci sta andando vicino, guardate come si è fermato. Vuol dire che la mappatura è molto precisa e quindi potrete impostare tranquillamente delle zone di non taglio con la sicurezza che il robottino le eviterà perfettamente. E sono così sicuro di questo robottino che ho lasciato la telecamera appoggiata sul tombino. Queste personcine stilizzate sono sempre io, perché il robottino mi ha riconosciuto mentre riprendevo la rasatura, e sono le foto che vi ho mostrato prima durante il taglio. Nella parte bassa potete notare l'area tagliata, siamo a 132 metri su 232. Potete cambiare la modalità di falciatura standard oppure efficiente, e ho lasciato attive tutte le funzioni riguardanti i bordi come la falciatura automatica, la falciatura bordi in sicurezza e il evitamento ostacoli sui bordi. Attivo anche il riconoscimento ostacoli del LiDAR, visto che era la base della nostra recensione. Se invece non volete farlo funzionare di notte potete attivare la funzione non disturbare, smetterà di rasare dalle 20 alle 8 del giorno successivo. Ovviamente potete modificare l'orario in base alle vostre esigenze, potete anche decidere il periodo di ricarica. Di base viene impostato con una ricarica automatica quando il robottino
giardino scende al 15%. Altra funzione interessante, se lo fate rasare durante la notte, è la velocità ridotta proprio durante le ore notturne. È una funzione che è stata creata per gli animali, sia i vostri, oppure come me se avete un giardino senza limiti, per gli animali selvatici, perché durante queste ore di rasatura che imposterete dall'applicazione il robot andrà molto più lentamente, così da avere una maggiore sicurezza di evitamento degli animali. È presente un allarme antifurto che potete attivare, vi basterà flaggare l'allarme di sollevamento, l'allarme di fuori mappa e anche l'allarme della posizione in tempo reale, per cui se qualcuno alzerà il robottino vi arriverà subito una notifica. Stessa cosa se il robottino dovesse andare fuori dalla mappatura. Altra caratteristica importante per la sicurezza è l'inserimento del PIN, e una volta attivo, se non inserite il codice a 4 cifre, il robot non risponderà ai comandi. E c'è anche una chicca molto simpatica: potete usare direttamente la voce di Modric. Start all area moving. Mova's got the whole field. Potete programmare il taglio autunno, primavera, estate e dare delle impostazioni diverse in base al periodo dell'anno, perché come sapete in primavera l'erba comincia a crescere, ma è proprio in tarda primavera che in estate che c'è bisogno di più rasature. Per cui una volta che l'avrete impostato in base alle vostre esigenze, lui lo farà in maniera automatica. Potete decidere il giorno, l'orario e anche la zona di taglio, se tagliare tutta l'area o solo determinate zone. E dato che voglio testare il sensore della pioggia e non piove, andiamo a spruzzare direttamente il sensore e vediamo se rileverà l'acqua e tornerà direttamente alla base. Adesso sto spruzzando proprio sopra al sensore. Guardate come si è fermato durante il taglio e sta tornando direttamente alla base. Sono anche curioso di verificare se riesce a riconoscere la base al primo tentativo. È venuta fuori anche la notifica sul cellulare con la scritta protezione pioggia attiva. Vediamo se riesce a salire anche il gradino, dato che l'ho messo in difficoltà posizionando la base direttamente sopra al marciapiede. Sta salendo senza problemi. Sentite come ha avviato la ricarica. Questa navigazione mi ha stupito tantissimo. Guardate da vicino le goccioline d'acqua che avevo spruzzato precedentemente, e i tempi di ritorno alla base sono così rapidi che aiutano a diminuire ulteriormente il tempo della rasatura. E ultima caratteristica, ma non per importanza, è la possibilità di guardare tramite la telecamera del robottino. Si vede in diretta quello che sta vedendo, infatti è là sopra verso la cima della salita, per cui è un ottimo sistema di monitoraggio del taglio, anche un po' un monitoraggio degli animali oppure di ladri in caso di attivazione dell'allarme della casa. Potete anche scattare foto e video e passare al controllo manuale. E adesso che ha praticamente ultimato il taglio, prima di farlo tornare alla stazione di ricarica, andiamo anche a testare la funzione di ritorno al punto di manutenzione. Andiamo a attivarlo dall'applicazione e vediamo se il robottino tornerà in questa zona. Avete visto come il robottino è arrivato esattamente davanti alla fontanella, perfetto per essere pulito durante la manutenzione. Se per caso alla fine di un taglio, magari una volta al mese, lo volete pulire, vi basterà cliccare il punto selezionato e in pochi secondi avrete il robottino a portata di mano. Taglio completato, il prato ha avuto una rasatura perfetta in tutte le direzioni, si vede anche la linea dove ha tagliato. Andiamo a vedere anche nella zona centrale del giardino, mi avvicino anche ai bordi per farvi vedere la capacità dell'estensione delle lame. Vi voglio percorrere tutto il marciapiede, guardate anche quest'angolo come è stato tagliato, per cui non solo la mappatura smart ma anche questa funzione per me è approvata al 100%. Se avete un giardino pieno di ostacoli o con anche confini, marciapiedi o qualsiasi altro elemento di disturbo, questo Mova riuscirà comunque a tagliarvi il prato con ottimi risultati. Come avete visto, a completare il taglio di tutto il giardino ha impiegato solamente un'ora e mezza, un tempo molto interessante per un giardino di queste dimensioni, per cui devo dire che la navigazione ha funzionato perfettamente, non si è mai smarrito e come avete visto ha evitato tutti gli ostacoli. Altra caratteristica che ho apprezzato tantissimo è il range di taglio da 3 a 10 cm, perché è vero che altri robottini hanno il suo stesso taglio minimo, ma nessuno di quelli che avevo recensito riusciva a tenere un'altezza di taglio di 10 cm. Se vi piace tenere l'erba più alta o non potare subito le margherite in primavera, direi che questo robottino è perfetto anche in questo caso. Per quanto riguarda il controllo dell'applicazione non ho riscontrato né bug
lag nei rallentamenti. Vi ricordo che se siete interessati o se avete qualsiasi domanda, mi raccomando scrivete nei commenti e il link lo trovate sia nel primo commento e anche nella descrizione di questo video. Da Luca Tache e da questo ragazzaccio è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!